Se avete aperto questo video e pensate di trovare una risposta alle vostre domande a questo quesito, mi dispiace deludervi, ma io non sono forse la persona più adatta a dirvi questo. Io vi posso soltanto dare le mie umili impressioni e considerazioni dopo svariati chilometri di utilizzo. Questo perché? Perché ognuno ha un background motociclistico diverso, utilizza la moto in maniera utilizza la moto in maniera diversa e quindi fondamentalmente poi sta a voi scegliere. Quindi mettiamoci comodi. Da cosa partiamo? Io partirei dal GS. E qualcuno dirà: Federico, ma il GS è sempre il GS, e ci avete anche ragione. È un progetto talmente ben riuscito che praticamente è rimasta invariata forse dal 2015, ecco, dall'LC. È rimasta bene o male la stessa moto, ovviamente si è aggiornata la parte elettronica e poi dal 1250 la fasatura variabile. Perché è la più venduta? Perché componenti come telelever, risposta all'acceleratore, motore boxer, cardano hanno fatto di questa una moto molto piacevole da guidare e si è creata una certa alchimia che quasi nessuna moto Max Enduro è riuscita a raggiungere, o si è arrivato vicino. Invece poi nel garage del Marrettone è entrata lei, la Cappona. Non sono mai stato un grande amante del marchio KTM, fondamentalmente uno perché non mi interessava, non veniva dall'enduro, ma anche perché sapevo che il modello precedente ha avuto un bel po' di problemi, ecco. Però quando hanno presentato questa R 2021 con dei colori che mi facevano impazzire, vabbè, l'ho cambiati soltanto perché mi sentivo un po' speciale, però mi piacevano tantissimo. E diciamo che per l'utilizzo che ne faccio io è la moto ideale. Certo, è pur sempre un bisonte da 240 kg, però lì ci arriviamo. Hanno sistemato un paio di pecche elettroniche, sapevo che nel modello precedente molti TFT partivano, qualche bega con il sensore del cavalletto, eccetera. Io con questo ho fatto 20.000 km e, ringraziando il cielo, non ho avuto nessuno di questi problemi. Hanno abbassato il baricentro mettendo il serbatoio basso, e se devo trovare proprio un difetto è la catena che sbatte, ecco, quello mi urta. C'è un metodo con una gommina, il 3M, da mettere sul forcellone e proverò a utilizzare quello. Siccome non vorrei che questa diventasse una classica recensione di quello che le ha possedute, vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande e sono rimasto allibito perché di domande me ne sono arrivate tantissime e vi ringrazio. Una tra queste è stata: elettronica, TFT. Beh, il TFT del GS è lo stesso del 2015. Hanno aggiunto qualche mappa, ma fondamentalmente è rimasto lo stesso. Sempre molto comodo utilizzare il rotellone, ma diciamo che inizia a accusare un po' gli anni. E per quanto riguarda invece l'elettronica in sé, quindi possiamo cambiare le mappature, possiamo scegliere il livello di intervento della trazione, del controllo di trazione e dell'ABS, anche se, a essere sincero, quando cambio le mappature non è che abbia trovato tutta questa gran differenza nella risposta del motore piuttosto che della moto in generale. Per quanto riguarda invece la Cappona, abbiamo questo mega TFT che già dici ready to race. Guarda che bellino che sei, Federico, ecco. E beh, qua si vede che è un progetto nuovo, e navigare nei menu con questa pulsante sì, forse un pelino più complicato perché ci sono molti più settaggi, quindi per andare ogni volta a cambiare una modalità, insomma, perderete forse un pelino più di tempo. Poi la cosa che vi ho detto anche nella recensione è
mancano un paio di pulsanti. Come vi dicevo, qui ci sono i pulsanti C1 e C2 che tu puoi impostare in base al menu, all'opzione che hai scelto. Però, per esempio, adesso che ho le manopole riscaldate, ho addirittura questo, e che sono i faretti, ecco, hanno bisogno di tasti dedicati, cosa che manca qui. Quindi per settare alcune cose metti, come per dire, le manopole riscaldate, io devo andare nel menu, accendere, manopole, alto, medio, basso e tutto. Invece per quanto riguarda ovviamente l'elettronica della moto, e fortunatamente insomma non ci sono le sospensioni elettroniche, quindi insomma non ho di questi problemi. E quando cambi le mappe noti una reale differenza, e soprattutto quando metti la modalità rally la risposta dell'acceleratore diventa talmente cattiva che rischi di ammazzarti alla prima curva. Ovviamente sempre con la modalità rally puoi anche lì settare il livello di intervento dell'ABS e del controllo di trazione. E una cosa da dire sulla cappona, che se noi per esempio andiamo nel menu mappe, il ride mode, quando cambiamo per esempio mappa, ma abbiamo impostato per esempio l'ABS su off o on, indipendentemente dalla mappa questo rimarrà o on o off, ed è un problema. Infatti per questo io non cambio mai mappa, ma lascio la modalità rally e cambio soltanto col pulsante C2 l'ABS, perché come potete vedere qui rally, ecco, possiamo cambiare la risposta dell'acceleratore e la regolazione dello slittamento della ruota posteriore. Nel modello R non c'è, però nel modello S c'è adesso anche il radar, ovvero il cruise control adattivo. Ci sta che non ci sia sul modello R, però sul GS sarebbe stata una gran cosa. Presumo lo mettano nel modello nuovo. Ecco, per quello è rimasta un pelino indietro il GS con l'elettronica. Allora, domanda più banale: come si comportano sui lunghi viaggi? Ecco, io ho avuto la fortuna di utilizzarle entrambe, ovvero vabbè, il 1250 un po' meno, ma avevo già fatto 40.000 km col 1200. Qui cosa è cambiato? È cambiato la fasatura variabile, ho acquistato un po' di cavalli, è una leggera miglioria nell'erogazione del motore. E cosa è successo però? Che nei lunghi viaggi il GS è sempre il GS, lo continuerò a dire, indipendentemente se ci sono quelli che dicono vabbè, ma ci sono quelli che lo portano al bar, cazzo me ne fotte, ognuno con i soldi e con le moto è libero di fare quello che vuole. E mi sono accorto che per esempio a 130 km/h e a 4000 giri mi sembra un po' sotto sforzo, ecco, 140. E questo cosa perché? Perché probabilmente c'è la sesta un po' corta e dà un po' di fastidio. Poi, se dobbiamo parlare invece di comfort, protezione aerodinamica e, come dire, piacere di guida, beh, GS tutta la vita. Se per esempio, se dovessi scegliere di fare un viaggio a Capo Nord, quindi solo strada, prenderei il GS. Se dovessi scegliere di fare un viaggio avventura, tipo in Mongolia, sì, sceglierei la cappona. Altra cosa figa per quanto riguarda i viaggi, l'assetto per sistemare le valigie, cioè sembra fatto apposta, nel senso non cambia l'assetto della moto ed è ben integrato nella linea, che per esempio quelle originali, come ho sempre detto, mi fanno abbastanza cagare, perché mi sembrano degli accessori messi dopo, cioè non contemplati nella linea della moto. Tant'è vero che io infatti non ho preso gli originali, perché la valigia destra senza scasso usciva di 20 cm dalla moto, dall'asse della moto, e ho messo quelle Bumot. Altra cosa per quanto riguarda i lunghi viaggi, sulla cappona mi ha stupito, perché sia come protezione aerodinamica che come comfort di guida, diciamo che a fine giornata non mi sono mai detto minchia, sono veramente stanco.
Più che altro mi sono accorto che con le valigie, quindi carico, l'avantreno tende ad alleggerirsi. E io non ho avuto problemi di sbacchettamento, perché mi hanno detto che molti hanno avuto questi problemi intorno ai 70 km/h, vedi Emiliano ed altri. Non ho avuto di questi problemi, però mi sono accorto che l'anteriore con la motocarica, viaggiando in autostrada, non te lo senti sempre ben piantato per terra. La differenza fondamentale del motore sulla cappona ha sempre bisogno di stare un po' in tiro, cioè viaggi comodo, ma è comunque una moto più sportiva, quindi anche ti stanca un pelino di più, proprio perché tende ad andare sempre più forte, cioè il suo range di utilizzo non è 2005-5000 giri, cosa che invece è sul GS. Quindi per esempio durante il viaggio in Spagna mi è capitato di fare alcuni tornanti e dover cambiare marcia, cioè scalare, e proprio perché poi in uscita di curva, se ero troppo basso di giri, iniziava a tremare. Ho detto, mo mi si smonta la moto sotto il culo. Ecco qual è il discorso. Però intorno ai 4000 giri il motore sembra molto più pulito e non urla come sul GS. Così saluto la vicina. Allora, come dicevo, mi avete fatto tante domande. Alcune tra queste, per esempio, tra cardano e catena, cosa preferisci? Sono tutte e due delle ottime, come dire, trasmissioni con dei pro e dei contro. E se dovessi utilizzare la moto solo su strada, allora andrei sul cardano tutta la vita, perché innanzitutto non ha bisogno di manutenzione e quindi puoi farti anche 10.000 km e stai tranquillo. Certo, se ti si rompe è un casino. Mentre invece la catena è più leggera e in fuoristrada funziona meglio, e l'unica palla è che ogni tot chilometri la devi ingrassare oppure la devi tirare, e diciamo che io non sono un grande amante della manutenzione della moto, ecco. Quindi mettiamola così. Baiano73 mi chiede, tra le due, per un uso 360 gradi on e off, come vi dicevo, con questa l'ho utilizzata per il vero viaggio avventura di quest'estate e mi sono trovato alla grande. Abbiamo affrontato anche percorsi in fuoristrada piuttosto impegnativi e diciamo che mi è piaciuta, cioè nonostante la mole della moto e io non sia un grande esperto del fuoristrada, diciamo che mi sono sempre sentito bene all'interno della moto e ha sopperito anche a qualche mia mancanza tecnica. Quali si guida meglio in off? Quella. Perché allora qualcuno giustamente, adesso apriamo la parentesi off, spesso la parola fuoristrada, sterrato, diciamo che o è un po' abusata o comunque comprende diverse tipologie di terreno. Quello che voglio dirvi è, se per fuoristrada intendete una strada bianca, la potete fare pure con una Panigale V4, vedi, tipo l'Eroica. Quando invece per sterrato fuoristrada intendete già qualche pietraia, qualche pezzo un pelino più tecnico con fango e tutto, beh, lì le cose cambiano. Avete visto che col GS ho fatto tanto fuoristrada, mi sono incastrato, ho fatto robe che non pensavo minimamente di fare, ma non le ho fatte con piacere. Ecco, ricollegandomi al discorso del corso fatto quest'estate con Jordi in moto con Gigi, Jordi non aveva mai provato un GS e c'era il GS standard del Dodi e si è stupito perché non me l'aspettavo, cioè nonostante la mole della moto si guida piuttosto bene. Qual è il problema? Il buon Jordi Manzoni mi disse: è proprio una questione di telaio, sospensioni. In fuoristrada è meglio che le sospensioni si vadano in compressione e diminuisca il passo della moto, così diventa più agile, ovviamente quando si va forte. Cosa che sul GS non può succedere.
dette in parole proprio spicciole spicciole. Maurizio Piso fa consumi, comodità di viaggio su lunghe percorrenze e pacchetti elettronici, schermo e cambio. Allora, per quanto riguarda i consumi, dipende ovviamente quanto smanettiamo con l'acceleratore. Sul GS in autostrada sta sui 15, come vi ho detto urla. Extraurbano anche sui 20-21. C'è adesso la modalità eco che veramente non consuma niente, mentre la KTM anche lì sui 17-18. In Spagna tendeva più ai 18 km con un litro. Considerando che sono comunque maxi enduro con un bel motore, tutto sommato è piuttosto fattibile. Non adesso che le cifre del litro di benzina si girano intorno ai 2 euro. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ci fanno passare la voglia di andare in moto. Invece per quanto riguarda il cambio, pensavo fosse perfetto quello del GS. Poi dopo che ho fatto il tagliando dei 1000, praticamente quello del KTM è diventato burro. Cioè ogni tanto non capisco veramente se ho cambiato marcia. E quindi sì, ti direi cappone. Ah, questo Francesco Cappella mi fa una bella domanda. E viaggi in coppia. Ho portato donne sia con l'una che con l'altra. L'unica cosa è che sulla cappona non avevo il bauletto, quindi sicuramente perdevano un po' di comodità. Però fondamentalmente quasi tutte mi hanno detto che si sono trovate meglio con il GS. E come vi dicevo prima, la cosa buona è che il GS non cambia assetto se c'è un passeggero. Probabilmente è merito anche delle sospensioni elettroniche. Quindi sì, direi GS. Merda, ma questa è in penna! No, vabbè, bellissimo! No, fallo ancora! No, che ci ribaltiamo. Sorriso sotto il casco, sorriso arriva con KTM. Non quando l'accendi perché sa di moto elettrica. Oddio, sembra una bicicletta. Quando spalanchi il gas, ecco. Lì è il sorrisino sotto il casco perenne. Federico Matt mi scrive: a quale utilizzatore consiglieresti una rispetto all'altra? Anche quelli che me lo chiedono in giro. Io dico, se fai prettamente strada e viaggi in coppia, carico come un mulo, io ti consiglio il GS. E se invece fai viaggi avventura dove spesso metti del fuoristrada non troppo impegnativo, e allora vai sulla cappona. Io avevo provato il 1290S e non mi era piaciuto. Non mi era piaciuto perché la vedevo molto sportiva, molto rigida. Anche questa era una bella domanda. Accessori. Molti possessori di KTM hanno aspettato anche un anno per ottenere le barre piuttosto che il traversino, piuttosto che la sella. Quindi il GS sotto questo aspetto è più avanti. Oltretutto, se provate a fare una ricerca su Amazon di BMW GS, guardate quanti risultati vi escono rispetto a KTM 1290. Mototrotter, bella domanda. Spinta motore a 2-3 mila giri. Allora, il GS è famoso per avere tanta coppia e la risposta che ti dà acceleratore e per esempio anche il cardano non te la dà nessuno. Quindi anche come piacere di guida, sotto quell'aspetto il GS vince. Ovviamente appena superi i 4500 giri non c'è storia. Allora, Filippo Falcone mi dice: con quale ti senti a più agio? Allora, quando salgo sul GS mi sento a casa, ma penso che in molti si sentano a casa quando salgono sul GS perché è proprio comoda, piaciona, insomma, non c'è niente da dire. Il problema è poi quando faccio fuoristrada, ecco lì io mi sento veramente rincoglionito a fare sti video, Cristo, di aver sospensioni elettroniche e non. Su strada secondo me hanno il loro perché. In questo caso per esempio il telelever molti lo odiano, però perché non ti fa sentire effettivamente quello che hai sotto il culo. Però su strada se non spingi tanto è una cosa che si gode perché comunque assorbe bene le asperità
e se fai una staccata con l'anteriore un pelino più spinta non affondi con le sospensioni. La gente mi seduta e mi dice: Federico, ma che minchia fai qua? È che proprio è talmente comoda, talmente piacevole a guidarla, perché tu dici una moto del genere sarà straimpegnativa da guidare, pesante, invece una volta che la metti in marcia va giù che è una meraviglia. Altra cosa da dire sulla cappona è che l'hanno resa un pelino più umana, cioè per carità è sempre 160 cavalli, però a differenza delle altre KTM è come se si dovessero un po' adattare al mercato. Comunque l'hanno resa più appetibile anche a chi ha sempre pensato che il marchio KTM fosse un marchio per racing, no? Per piloti esperti. Ecco, per questo l'ho preso, perché non sono un pilota esperto. Il Bucce mi fa: aspetti per il quale scegliere di prendere il GS per un'uscita e non il KTM. Beh, ve l'ho detto, se so che mi devo andare a ammazzare in fuoristrada, prendo il KTM. Se so invece che devo fare un viaggio piuttosto turistico, con una bella fica dietro, allora opterei per il GS. Porti la gnocca a fare un giro con entrambe e gli fai le domande. Ora, fai bene avere tutte e due. E poi? Perché con una... Quindi mi dia delle sensazioni. Le sensazioni? Sì. Voglio salire su una moto, voglio godere la moto, vado sulla KTM. Attenzione, colpo di scena. Voglio fare la figa, stando molto comoda, come un divano di poltrone frau, prendo il GS. Beh. Con quale ce l'avevo duro? Con entrambi. Sto manutenzione, e molte volte si rimane fedele a un marchio perché si trova, insomma, il meccanico affidabile. Allora, per quanto riguarda più che altro gestione delle vendite officina, allora, quando vai in Motorrad ti sembra un ambiente molto chic, molto elegante, cioè sembra quasi una concessionaria di moto, cioè sembra quasi una concessionaria di macchine, scusate. E l'ambiente è un po' più scintilloso e spumeggiante. Quando vai in una concessionaria KTM ti sembra quasi come il meccanico della porta accanto. Per carità, non sto parlando di affidabilità o di bravura dei meccanici, ma soltanto dell'ambiente che vi circonderà. Che poi siano bravi gli uni e gli altri, quello non lo metto in dubbio. Cioè, mi sono trovato bene sia dall'una che dall'altra parte. Vi racconto anche questa. BMW Prestigiacomo Palermo, sono andato con la moto per fare il tagliando. Mi hanno accompagnato a casa con la macchina. Dopo 3 ore mi sono venuto a prendere sempre con la loro macchina e mi hanno riportato in officina. Detta così suona bene, no? Però forse l'ho pagato, aspettate, non mi ricordo. Sapete cosa ho da dire del GS? Che paradossalmente è talmente perfetta che un po' ti annoia. Senti, ma è tranquillo, cioè da quando hai 60 anni va bene. Quale delle due è più facile da tirar su? Vediamo. 1, 2. Allora, la cappona è piuttosto leggera, l'unico problema è che quando va giù, va proprio giù e quindi la dovrete alzare da un'inclinazione maggiore. Andiamo a vedere il GS. Ecco, la fortuna del GS è che quando è a terra i cilindri del boxer la tengono piuttosto alzata. Quindi poi per tirarla su, è vero, è pesante, però la dovete alzare da terra a metà. Consiglio, cercate di cadere il meno possibile, ecco. Cosa non sottovalutare è la facilità di manovra da fermi. Vedete vedere? Allora, considerate che qui è messo basso e insomma pesantuccio, ma in qualche modo si muove. L'angolo di sterzo qui è maggiore. Allora, anche qui, vedete, tocco piuttosto bene. L'unica cosa è che l'angolo di sterzo rispetto al GS è minore, quindi quando dovremmo fare qualche manovra
probabilmente dovremmo girare più spesso qua il manubrio. Che faticaccia. Spero di aver risposto a tutti i vostri quesiti. Comunque, se ce dovessero essere altri, scrivetemi qui nei commenti e se so la risposta vi rispondo. E a parte questo, ragazzi, son moto. Deve essere il cuore a scegliere. È un po' anche le nostre esigenze, quello che pensiamo di fare con la moto. Adesso come adesso, per quello che faccio io, ricomprerei un KTM, ma vi ho detto perché sono orientato più verso viaggi avventura, tendate, fuoristrada, insomma. Capisco i limiti del peso, però mi diverte tantissimo, quindi spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo che farò provare le due moto alla Sol e ci sarà da ridere. Ciao ragazzi e scusate per questi 20 minuti rubati. A presto. Boh ragazzi, mi è piaciuto proprio un cazzo sto video. Niente, non so neanche se lo pubblicherò.